E adesso andremo a testare la funzione Microscope X di questa telecamera in grado di zoomare fino a 30 e 60x, come un microscopio. Siete pronti? 3, 2, 1... Nel video di oggi andremo a fare il test e la recensione di questo nuovissimo Ulefone Armor 19. Questo modello è veramente rivoluzionario perché all'interno di questo smartphone hanno inserito un termoscanner e addirittura una telecamera con la funzione di microscopio che riesce a zoomare una superficie fino a 60x. Guardate che bomba di fotocamera! Adesso andremo a fare l'unboxing e nella seconda parte del video andremo a testare sia la 108 megapixel che la funzione microscopio. Siete pronti? Sigla e partiamo con la recensione. Partiamo con l'unboxing, iniziamo dall'Ulefone Armor 19. Troviamo subito questa mini scatolina all'interno della confezione, estraiamo il contenuto, c'è tantissima roba, guardate. Andiamo con ordine, c'è la linguetta per la nano SIM, il manuale di installazione, il proteggischermo, ve lo faccio vedere, guardate, è veramente ultra resistente e tra l'altro è l'ultima generazione della serie Gorilla Glass. Se ci aggiungete anche questo diventerà un carro armato, altri manuali di installazione e la garanzia. Ed eccolo qua, guardate che bello il layout posteriore, mi piacciono da matti queste viti in evidenza, guardate anche queste come sono grandi, guardate quanto è grande il flash a LED e questo è il comparto fotografico che è ben protetto da questo perimetro in rilievo ed è fatto apposta perché se vi dovesse cascare dal lato posteriore non avrete nessun tipo di danno alle telecamere, guardate. Nonostante l'abbia sbattuto sulla scrivania, neanche un graffio. Per quanto riguarda gli obiettivi, troviamo il principale da 108 megapixel, l'ultra grandangolare da 8 megapixel e la macrocamera da 5 megapixel. E qui, in aggiunta, hanno anche inserito un termoscanner, ossia un misuratore di temperatura. Lo potrete usare come i classici termometri a pistola, sia per misurare la temperatura a persone o anche a oggetti. Per cui è veramente una funzione particolare ed è uno dei pochi esemplari tra tutti i modelli Rugged ad avere questa bellissima funzione. Finiamo l'unboxing. Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Mamma mia, c'è veramente tanta roba. C'è anche il comodo laccio da polso se lo volete legare al vostro braccio, l'alimentatore dotato di slot di tipo C ed è anche compatibile con la super ricarica rapida a 66 watt. E per finire non può mancare il cavo di ricarica dotato di doppio slot Type-C. Ora andiamo a aprire anche il case. Olè! Come vedete ha una struttura particolarmente ruvida che serve ad aumentare la caratteristica di antiscivolamento. Ora lo andiamo a inserire, vi basterà premere sui 4 lati. 1, 2, 3 e 4. Con questo avrete un'ulteriore protezione anche in caso di cadute da elevata altezza. Non peraltro questo dispositivo ha superato i 3 test più difficili militari, ossia l'IP68, l'IP69 e il temutissimo test militare STD810G. Infatti è anticaduta, anti-urto, impermeabile ed è anche antipolvere perché tutti gli slot sono protetti da gommini protettivi. Questa è la protezione per il Type-C di ricarica e questa è la protezione per il jack delle cuffie. Per quanto riguarda gli attacchi del case avete due possibilità, entrambe comprese nella dotazione base, per la molla elastica oppure per il moschettone a gancio. Per agganciarlo è molto semplice, vi basterà inserire queste due linee guida nello slot posteriore e una volta che l'avete inserito vi basterà spingere fino a sentire il click, sentite? Così sarete sicuri che non si staccherà. Andiamo a aprire anche l'ultimo accessorio e questo è il comodissimo portacellulare da inserire nel parabrezza dell'auto. Noto subito che è molto solido e anche abbastanza pesante. Non è il classico accessorio plasticone che vi si rompe dopo 2 mesi. È dotato di addirittura 3 regolazioni. Potete regolare l'inclinazione della ventosa con questa ruota, la svitate e decidete con quale inclinazione attaccarlo al parabrezza. Invece con questo secondo regolatore potete allungare o accorciare il braccio e dopo fermarlo alla lunghezza che preferite. E infine con questa sfera potete anche regolare l'inclinazione e la rotazione del porta smartphone. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno dell'Armor 19 e dei suoi 2 accessori. Tornando sul nostro Armor 19, finiamo di analizzare il telaio, il comparto fotografico ve l'ho già anticipato, invece nella parte sinistra troviamo il regolatore del volume, più e meno, e il tasto d'accensione che fa anche da sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo lo slot Type-C di ricarica, eccolo qua, e lo speaker. Nella parte destra troviamo lo slot per le nano SIM. Come vedete è doppio slot, potete inserire la nano SIM 1 e la nano SIM 2 oppure potete sostituire la seconda nano SIM per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. Troviamo anche il tasto personalizzabile, mi piace tantissimo che l'abbiano evidenziato con questo color rame e udite udite qua sotto c'è anche lo slot per l'endoscopio, per cui tra il termoscanner e la possibilità dell'endoscopio è veramente un ottimo cellulare anche per utilizzi lavorativi. Ma una delle cose che ho apprezzato di più in questa struttura dell'Armor 19 sono questi 4 rilievi in gomma
gomma, infatti se vi dovesse cadere lateralmente non avrete nessun danno nei tasti laterali, guardate. Proviamo da tutte e due le parti, perché l'urto viene interamente assorbito da questi gommini protettivi. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 175 mm, una larghezza di 83 per uno spessore totale di 18 mm. Eccoci qua nell'home page di Android 12, andiamo subito a vedere la scorrevolezza, vediamo. Direi che risponde sempre perfettamente a tutti i comandi, andiamo anche più veloce, ma direi che ci siamo. E ora diamo un'occhiata alle impostazioni. Come vedete sono le classiche funzioni Android, tuttavia in questo smartphone non mancano le sorprese, perché infatti potete espandere la memoria con questa funzione Memory Expansion, cliccare su questo tondino e selezionare se espande la memoria di 2 GB, di 3 GB oppure addirittura di 5 GB, così da incrementare questo smartphone da 12 a 17 GB. E una volta che avrete deciso vi basterà riavviare il dispositivo e si aggiornerà con l'incremento della memoria. Potete anche decidere se navigare con le gesture come sto facendo oppure tornare alla vecchia modalità con i 3 pulsanti, eccoli qua. Per quanto riguarda la batteria, ha una potentissima batteria a 9600 mAh su cui è disponibile anche l'attivazione del risparmio energetico, porta ad avere al vostro smartphone una durata media di 3 giorni con un utilizzo medio intensivo. E per quanto riguarda la velocità di ricarica, con l'alimentatore a 66 watt riuscirete a ricaricare già il 50% in sole 29 minuti, per cui riuscirete a caricarlo completamente in meno di un'ora. E adesso andiamo a testare la sensibilità del sensore di impronte digitali. Vediamo se lo sblocca al primo tentativo, proviamo, e l'ha sbloccato. Proviamo a fare altri 2-3 tentativi, 2 su 2, facciamo anche l'ultimo, proviamo a metterlo più in difficoltà, lo userò al contrario. Vediamo, e anche col dito al contrario è riuscito a sbloccarlo. Ci sono altre 2 applicazioni già preinstallate su questo smartphone che sono veramente molto interessanti. Una è l'Easy Launcher e adesso ci entriamo subito. Praticamente questa applicazione serve a reimpostare l'home page di Android creando una dashboard molto semplificata appunto per persone anziane. Come vedete le scritte sono molto grandi e anche il menu è semplificato. Ma non è tutto, perché switchando a sinistra potete aggiungere uno a uno tutti i contatti primari e nella parte inferiore ben evidenziato c'è il tasto delle chiamate, i messaggi e la fotocamera. L'uscita di questo menu è appositamente molto complessa, infatti anche se schiaccerete il tasto indietro non vi farà uscire, ma per tornare alla classica home page di Android dovrete schiacciare impostazioni e cliccare uscita dal desktop e in 2 secondi tornerete alla classica home page. L'altra applicazione che vi parlavo è l'applicazione attrezzi, che è molto utile perché all'interno ci sono un sacco di misuratori. Come vedete c'è la bussola, il fonometro che misura il livello del rumore e vi dà anche delle indicazioni: ambiente tranquillo tra i 0 e i 45 decibel, ambiente comune dai 45 ai 60, posto di lavoro rumoroso dai 60 agli 80 e rumore molto dannoso sopra gli 80 decibel. Il gradiente, che è molto utile per capire se una superficie è perfettamente in orizzontale oppure no, guardate, lo appoggio sulla scrivania, come vedete la pallina è centrale. Se invece lo vado a spostare, in basso indica esattamente di quanti gradi è inclinato, sia in orizzontale che in verticale. La funzione specchio, che non attiverà nient'altro che la selfie camera anteriore, quella che vedete è la fotocamera che utilizzo per registrare. Per chi non la conoscesse, è la Sony Z-Vlog, la consiglio. Qua c'è anche il pendolino che serve a capire se una superficie è perfettamente perpendicolare. Guardate, adesso lo appoggio sulla scrivania. Tra l'altro ho appena scoperto che la mia scrivania non è neanche perfettamente in bolla, è di 2 gradi più bassa dalla parte sinistra. Dovrei livellarla alzando leggermente i piedi di circa 2 gradi. Mamma mia, questo cellulare si è già strapagato. E per finire, come ultime applicazioni, troviamo il contapassi, la torcia e il barometro. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente con la fotocamera di questo smartphone. Come avete visto dalle foto, la qualità di questa 108 megapixel è veramente molto buona, la luce è molto naturale e i colori sono ben definiti, e anche per quanto riguarda il video non ho riscontrato particolari difetti. E adesso andremo a testare la funzione Microscope X di questa telecamera, in grado di zoomare fino a 30 e 60x, come un microscopio. Ho già preparato i tessuti da analizzare, partiamo col guanto, posizioniamo la telecamera e adesso vado ad attivare Microscope X. Siete pronti? 3, 2,
1, via! Guardate che figata, si vede perfettamente tutti i filamenti del guanto e adesso andiamo a 60x. No, è veramente incredibile, spero che si veda bene dalla telecamera e tra l'altro potete anche fare le foto, per cui potrete anche immortalare quello che zoomate. Guardate che spettacolo, si vede anche lo sporco e alcuni filamenti. Ora è il turno della sciarpa, andiamo a analizzare il tessuto, vediamo. E adesso siamo a 30x. Andiamolo a spostare verso altri colori, verso il rosso. Mamma mia, cioè è assurdo. Questo non è uno smartphone, è un microscopio. E ultimo, ma non per importanza, andiamo a analizzare anche il tessuto in pelle di questa chiave. È incredibile perché con questo smartphone, adesso sposto un po' l'inquadratura, potete anche controllare se i tessuti sono di buona o di scarsa qualità. La mia custodia che ha più di 10 anni, guardate quanto è usurata. E ora vi mostro l'intera carrellata di tutte le foto che ho scattato con la funzione Microsoft X. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Ulefone Armor 19 e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.